perché la tricologia è sempre stata un campo mio di applicazione, di studio, di ricerca e quindi veramente molto importante per la mia vita professionale. Io ho giusto un attimo di presentazione perché opero in un territorio che sicuramente non vi è familiare, sono a Napoli, nella Federico II, all'Università Federico II di Napoli e nel 2017, quando c'è stato il cambio della direzione, e insieme alla professoressa Fabrocini, Gabriela Fabrocini, abbiamo sentito fortemente la necessità di finalizzare le nostre esperienze, quindi in campo di tricologia, e abbiamo sentito l'esigenza di dedicare un ambulatorio dedicato, di creare un ambulatorio dedicato agli annessi cutanei. Questo perché la richiesta e la patologia, il paziente è particolarmente delicato, come ha detto anche il dottore Rizza, è un paziente particolare, delicato, fragile, che ha bisogno di un'assistenza a tutto tondo, e infatti il nostro team prevede, il nostro magnifico team mette il dermatologo al centro, ma che si avvale della collaborazione dell'endocrinologo, dello psicologo, dell'anatomopatologo, nonché anche di un'azienda, di aziende che producono epitesi, e quindi per evitare che i pazienti possano cadere in reti anche non troppo piacevoli, diciamo, di lucro sulla loro patologia. E questa è la nostra attività praticamente dal settembre 2017, quando abbiamo istituito l'ambulatorio, fino a dicembre 2020. Da 147 pazienti siamo andati ben oltre 500 pazienti. Considerate che di mezzo c'è la pandemia che ci ha notevolmente bloccato. Ovviamente tutto il 2020 non abbiamo soltanto fatto videoconsulti, quindi diciamo per le visite di controllo, ma naturalmente non più prime diagnosi. E questo si è tramutato anche in un impegno di lavoro maggiore, cioè da un giorno alla settimana siamo passati a 3 giorni di ambulatorio alla settimana. E la nostra casistica, come vedete qui nella slide, i nostri pazienti praticamente la fa da padrone l'alopecia androgenetica, ma subito dopo c'è l'alopecia areata, il telogen effluvium, lichen planovilare, insomma tutte le altre patologie tricologiche. Come è strutturato il nostro ambulatorio? Lo studio che noi effettuiamo del cuoio capelluto come si svolge? Dopo una visita e un'anamnesi accurata abbiamo a disposizione delle tecniche non invasive che ormai sono diventate fondamentali per la nostra attività professionale, e in particolare c'è la tricoscopia. Noi abbiamo anche il vantaggio di fare la microscopia confocale, che è una tecnica ulteriormente più specialistica, e poi per passare poi anche a tecniche invasive di bioptiche. Quindi quando parliamo di scelta di terapia, dobbiamo analizzare 3 fattori: identificare il tipo e l'estensione della malattia, stabilirne l'attività, e proprio l'attività si stabilisce attraverso il pull test e soprattutto la valutazione dei segni tricoscopici. Il salto score è quello che utilizziamo per il grading della alopecia dello scalpo, e questi sono i segni tricoscopici più caratteristici dell'alopecia areata: i black dots, l'exclamation mark, la caudability, i broken hairs, i yellow dots e lo short vellus hairs. I fattori prognostici sfavorevoli, ne avete sentito parlare tante volte, ve li ripeto brevemente: l'esordio prima della pubertà, la storia familiare positiva, il coinvolgimento delle unghie è un fattore molto importante, la storia di dermatite atopica, l'associazione con la Down, la concomitanti malattie autoimmuni, l'estensione della malattia e il modello di Ofiesi.
Ora non mi dilungherò moltissimo su questi argomenti, questa è una flowchart che diciamo compendia un po' come dobbiamo procedere di primo acchitto nell'alopecia areata. Ne avete sentito parlare in maniera così esaustiva e molto bene dalla dottoressa Burioni e quindi di fronte ad un'alopecia areata noi come prima cosa dobbiamo valutare età e estensione della malattia, se ci troviamo al di sotto, al di sopra dei 10 anni, se l'estensione è al di sotto, al di sopra del 50% dell'interessamento dello scalpo, e questi sono i trattamenti che più facilmente vengono, cioè di prima acchitto noi utilizziamo il trattamento topico ed intralesionale. Che cosa utilizziamo? Gli steroidi molto potenti, il clobetasolo propionato allo 0,05% e in schiuma, gli irritanti, l'antralina e il ditranolo anche fare in maniera galenica, ma ormai l'abbiamo molto abbandonato. L'immunoterapia topica, ne avete sentito parlare tantissimo dalla dottoressa Burioni il mese scorso, i corticosteroidi intralesionali e altri agenti topici, tra cui il minoxidil. Questo fa parte delle linee guida della professoressa Tossi del 2019. I cortisonici topici sono in prima linea, quindi il gold standard delle forme acute, il più raccomandato è il clobetasolo, quindi questo cortisonico molto potente. Al di sotto di 10 anni però si preferisce il mometasone. La terapia solitamente di elezione è inocclusiva, noi utilizziamo la pellicola Domopac per alimenti per fare l'occlusiva, che è molto molto comoda. Il veicolo migliore sarebbe l'unguento, ma i pazienti non trova molto la compliance dei pazienti, e poi bisogna rilavare il cuoio capelluto per evitare l'insorgenza di follicoliti e eruzioni acneiformi che sono molto fastidiosi. A tal scopo è molto indicato lo shampoo a base di chetoconazolo. I cortisonici sistemici sono il gold standard della fase acuta, servono per bloccare la fase acuta e stimolare la ricrescita, però ovviamente il trattamento non deve superare i 2-3 mesi. Gli intralesionali si utilizzano quando l'alopecia è al di sotto del 50% di estensione, si utilizza il triamcinolone acetonide e noi lo utilizziamo nella diluizione di 1:3, di solito dopo le prime 2-3 applicazioni si ottiene un risultato soddisfacente. Naturalmente quello che bisogna scongiurare per questo tipo di terapia sono gli effetti collaterali locali, cioè l'atrofia nel sito di iniezione, che è veramente una cosa molto sgradevole, e quindi molta cautela. Ecco, questo è un esempio di una paziente che abbiamo trattato con le infiltrazioni di Kenacort, che è andata molto bene. In associazione ai cortisonici intralesionali, l'alopecia areata Consensus of Experts del 2020, quindi recentissima, fa il punto anche sugli immunosuppressori sistemici che vengono utilizzati, la ciclosporina, il metotrexate e la azatioprina. La nostra esperienza è molto rivolta alla ciclosporina, col dosaggio pieno di 3-5 mg per chilo. Diciamo che la ciclosporina nelle fasi acute riesce a bloccare la fase attiva. Il metotrexate e l'azatioprina lo utilizziamo meno, francamente. Questo studio molto interessante, pure molto recente, è uno studio retrospettivo su 138 pazienti, in cui viene sottolineata come l'utilizzo dell'azatioprina, il metotrexate e ciclosporina è molto utile soprattutto come risparmiatori di cortisone sistemico, e quindi ci permette di utilizzare delle dosi più basse di cortisone quando dobbiamo andare naturalmente con la terapia immunosoppressiva sistemica. E questo è un nostro paziente, per esempio, che abbiamo trattato con ciclosporina. Dopo 6 mesi di terapia ha avuto un bellissimo risultato con la ricrescita quasi totale dei capelli, però purtroppo vi devo dire che alla sospensione, questo è quello che verifichiamo molto spesso, insomma, che poi o col decalage, già nella fase del decalage, oppure con la sospensione, purtroppo il risultato viene perduto. E veniamo al minoxidil. Il minoxidil non fa parte proprio delle linee guida, è un po' off-label, perché senza terapia non induce ricrescita. Noi lo utilizziamo però moltissimo nella fase in combinazione con le altre terapie, quindi nella fase di crescita, per accelerare, velocizzare la ricrescita dei capelli, al 2-5% topico. Tra l'altro, vi do una chicca, noi abbiamo un'esperienza molto
basta adesso sul minoxidil orale, che stiamo utilizzando con grande successo nell'androgenetica, ma anche in tante altre forme di alopecia, proprio per ovviare a tutti quegli effetti del topico che molte volte è mal tollerato dai pazienti, mal visto malvolentieri, insomma, dai pazienti. Il latanoprost è un analogo della prostaglandina PGF2-alfa e diversi studi hanno dimostrato l'efficacia di questo prodotto topico allo 0,03-0,05%, soprattutto nell'alopecia delle ciglia. L'alopecia delle ciglia è veramente un po' una gatta da pelare perché c'è veramente poco. Noi lo utilizziamo in associazione con la terapia cortisonica, è molto tollerabile e la risposta è anche discreta, ma naturalmente molto lenta. L'immunoterapia, non mi dilungo molto sull'immunoterapia perché ne avete sentito parlare abbondantemente dalla dottoressa Burioni la scorsa volta. Il meccanismo, il razionale alla base dell'immunoterapia sta nel fatto dell'induzione di una reazione allergica da contatto a livello locale del cuoio capelluto, una reazione quindi tipo 4 che dovrebbe andare a distrarre, per così dire, l'immunità, l'autoimmunità e quindi innescare la ricrescita, quindi la riattivazione del follicolo. Si usano come sensibilizzanti il difenciclone e l'acido asquarico. Ci sono le due fasi, quella di ambulatoriale eseguita dal medico dell'induzione dell'allergia e poi c'è quella domiciliare che viene gestita dal paziente direttamente. Naturalmente prima di 2 anni non abbiamo risposta, cioè non possiamo dire se funziona o non funziona, dobbiamo aspettare un periodo molto lungo di tempo. Questo è il nostro paziente, per esempio, che ha avuto una risposta parziale, ma ha avuto una buona risposta. Però anche in questo caso molto spesso poi la risposta non è duratura. L'utilità del plasma ricco di piastrine, questo ovviamente non entra nelle linee guida. E per quanto riguarda la nostra esperienza, perché anche noi abbiamo una piccola esperienza di PRP, sicuramente per quanto mi riguarda PRP funziona nell'androgenetica, nella reata io non la utilizzo mai francamente. L'efficacia di antistaminici in combinazione con corticosteroidi topici e superficial crioterapia è uno studio retrospettivo, insomma, diciamo con dei casi che poi andrebbero riconfermati. L'ofiasi trattata col microneedling, questo è un report, è un case report, abbiamo anche noi un'esperienza del genere, ma naturalmente parliamo di pochi casi, di casi che poi devono essere riconfermati, però il microneedling anche noi l'abbiamo utilizzato per l'ofiasi, che tante volte sapete non risponde a nulla. E questo è un altro lavoro della Tosti, della professoressa Tosti, il trattamento con la simvastatina e l'ezetimibe, ma francamente non ha avuto nessun riscontro. E, diciamo, quindi ve lo cito perché è il nostro guru, la professoressa Tosti, ma insomma anche lei ha abbandonato l'idea. E per completezza voglio terminare anche con questa accenno alla medicina alternativa. Si fa anche questo, soprattutto in America, si fa molto anche aromaterapia, eccetera, per chi ci crede, insomma, può essere un'ultima spes, direi io. E veniamo invece alle nuove prospettive terapeutiche. Per comprendere appieno le potenzialità terapeutiche e l'efficacia di questi nuovi trattamenti, dobbiamo fare un attimo un passo indietro nella patogenesi dell'alopecia areata. Le nuove prospettive terapeutiche derivano dal fatto che noi andiamo sempre più verso una medicina selettiva, una medicina di precisione, verso una target therapy. Consideriamo quello che è accaduto in patologie come l'artrite reumatoide, la psoriasi, il Crohn, dove la più precisa conoscenza e l'approfondimento e la conoscenza della patogenesi delle citochine che svolgono un ruolo chiave nella patogenesi ha permesso di modificare drasticamente la risposta alla terapia, la qualità della vita del paziente, di modificare in ultima analisi la storia naturale della malattia. Era impensabile almeno 10-15 anni fa
proporre una qualità della vita ad uno psoriasico come lo facciamo adesso, che diciamo abbiamo a disposizione delle armi terapeutiche che sono veramente formidabili e senza effetti collaterali, diciamo molto molto contenibili. È ovvio che sono terapie importanti, ma ovviamente ci ha completamente rivoluzionato la vita professionale, ed è questo quello che noi ci auguriamo che avvenga a breve, a brevissimo, per voi pazienti affetti da alopecia areata. Questa non è più un'utopia, una speranza, è una realtà. Il JAK inibitore sta per essere diciamo disponibile a tutti noi. E passiamo, vi ripeto, facciamo un attimo un passo indietro nella patogenesi. Noi abbiamo detto che l'alopecia areata è una patologia cronica autoimmune con una patogenesi multifattoriale. Su un fattore di predisposizione genetica ad un certo punto si innescano dei trigger, dei meccanismi, dei grilletti che vanno ad innescare il cosiddetto collasso dell'immunoprivilegio. Perché che cosa si verifica? Perdonatemi, questo che vediamo qui è il follicolo normale, in cui, come vedete, il follicolo con gli annessi eccetera, si trova immerso in una specie di santuario immunologico, una specie di teca blindata dove non arrivano cellule immunocompetenti, perché c'è un milieu di prodotti immunoinibitori che ne mantengono l'integrità, e questo si chiama immunoprivilegio. Invece l'alopecia areata, che cosa succede? Che c'è questo innesco, che può essere, molte volte dicono lo stress, voi pazienti sapete molto meglio di noi medici qual è molto spesso l'innesco che ha fatto scatenare il tutto. E che cosa si verifica? Si verificano una serie di eventi a livello del follicolo, si attivano cellule presentanti l'antigene, si attivano antigeni maggiori di istocompatibilità 1 e 2, CD4 e CD8, arrivano linfociti che vanno ad attaccare e fanno perdere quindi l'immunoprivilegio del follicolo pilifero. Tutto questo è quello che noi già sappiamo, ma adesso quello che sappiamo molto bene è anche il proseguo. Qual è il pathway che andiamo ad innescare? Si innesca questo pathway dello JAK-STAT, che è un pathway che viene attivato dove c'è una risposta immune aberrante, e nell'alopecia areata il coinvolgimento di queste chinasi JAK1, JAK2, JAK3 va a fosforilare, perché le chinasi fosforilano, quindi va a fosforilare il STAT, che è un fattore di trascrizione nucleare. STAT entra nel nucleo, induce la trascrizione di geni che si vanno a correlare con la produzione di citochine che poi intervengono nella risposta infiammatoria, e quindi come tipo l'interferon gamma o tante altre eccetera, che automantengono e perpetuano questa risposta a livello del follicolo. Ecco che i JAK inibitori quindi si inseriscono in maniera selettiva e molto puntuale a questi livelli, bloccando proprio quelli che sono i meccanismi patogenetici fondamentali. E qui in questa review ci sono elencati quelli che sono attualmente i tre su cui si punta: il tofacitinib, il ruxolitinib e il baricitinib. Questi, vi ripeto, non è utopia o altro, ma ormai siamo quasi pronti per poterli somministrare ai nostri pazienti. La nostra esperienza in clinica alla Federico II si riferisce a questo JAK3. Abbiamo in questo studio in collaborazione con il Dipartimento di Pediatria in 30 bambini e 15 adolescenti, però ovviamente è ancora tutto in fase di arruolamento, quindi non vi posso dire nulla al riguardo. E veniamo al dupilumab. Il dupilumab è un anticorpo monoclonale contro la subunità alfa del recettore dell'interleuchina 4 e dell'interleuchina 13. Il dupilumab
Adesso è il farmaco che ha rivoluzionato l'andamento di un'altra malattia fondamentale in dermatologia, che è la dermatite atopica. I pazienti atopici sono rinati con questo farmaco perché è veramente eccezionale, capovolge completamente la storia naturale della malattia. E Oflab è stato utilizzato anche in altre patologie dermatologiche, comprese l'alopecia areata. Che cosa vi posso dire? Che il dupilumab agisce a monte della JAK-STAT, vedete sta qui a monte, poi successivamente va a, bloccando interleuchina 4, interleuchina 13, va ad inibire le JAK chinasi che stanno sotto, quindi nel meccanismo patogenico. Questo è il razionale di perché funziona anche nella, diciamo come manifestazione clinica anche nell'alopecia areata. Naturalmente ci sono dei trial in corso per testarne l'efficacia nell'alopecia. Io quello che posso dire è la nostra esperienza. Abbiamo un'esperienza molto vasta perché nel nostro ambulatorio seguiamo centinaia di pazienti con dermatite atopica che hanno in terapia il dupilumab e quello che vi posso dire è che sicuramente c'è una discreta risposta nei pazienti che hanno la vera alopecia areata con una vera dermatite atopica. Quelli che non ce l'hanno la dermatite atopica non rispondono, detto molto francamente, ma il paziente atopico con l'alopecia risponde in una stragrande maggioranza dei casi. E noi però abbiamo valutato anche notato anche un altro effetto che poi tra l'altro è oggetto di una pubblicazione, che in posto di dupilumab invece ovviamente l'alopecia areata regredisce. In alcuni pazienti abbiamo visto l'insorgenza invece di chiazze di alopecia. Questa non è una vera alopecia, sono delle forme di alopecia, alopecia areata-like, non è una vera alopecia, tant'è che risponde subito a poche applicazioni di cortisone locale, però è un effetto che l'abbiamo chiamato giano bifronte molto, molto peculiare, molto caratteristico. E veniamo poi all'ultima novità, che è quella del microbiota intestinale. L'ipotesi che esistesse una correlazione tra microbiota intestinale e patologie autoimmuni ormai è noto per tutto, per tutte le patologie autoimmuni, quindi l'alopecia areata non sfugge, ma l'interesse si è acceso con questi report, cioè questo report in cui dei pazienti dopo il trapianto di microbiota fecale intestinale praticamente hanno avuto la ricrescita completa dei capelli. Ora io vi devo premettere che il trapianto di microbiota fecale è una pratica attualmente riconosciuta solo ed esclusivamente per la colite pseudomembranosa o Clostridium difficile resistente agli antibiotici, quindi è un qualcosa che noi non possiamo assolutamente traslare nella real life, nella nostra pratica, almeno nell'immediato, almeno adesso. Però quello che è interessante sono le connessioni che esistono tra intestino e patologie autoimmuni, compresa l'alopecia areata. E facciamo un attimo il punto. Esiste sicuramente da sempre, la sappiamo, questa associazione tra l'alopecia areata e la disbiosi intestinale. Pensiamo alla celiachia. La celiachia, noi da sempre facciamo indagini per in pazienti con alopecia areata, facciamo le indagini anche per vedere se il paziente è celiaco, se è diabetico, se ha la tiroidite e tutto il resto. Quindi ovviamente questo è un qualcosa che abbiamo sempre saputo. Inoltre recentemente è stata riportata la comorbidità tra l'alopecia e le IBD. Ora, qual è il nesso? Sicuramente quello che si prospetta è che alla base ci possa essere l'ipotesi della sindrome del leaky gut, cioè dell'iperpermeabilità intestinale, che può essere una delle cause dell'alopecia areata. Cioè che cosa si ipotizza? L'ipotesi è che una condizione di disbiosi intestinale possa possa alterare le tight junction, quindi allentare le maglie che esistono tra le cellule intestinali e quindi
provocare un aumento della permeabilità a traslocazioni di batteri, di loro metaboliti tipo l'LPS, che possono agire sia localmente ma anche a livello del torrente circolatorio, andando a favorire l'attivazione della risposta immune, in ultima analisi innescando o promuovendo patologie cutanee immunomediate, tra cui anche l'alopecia areata. Questo è il famoso asse, il cosiddetto gut-skin axis, quello di cui vi ho parlato adesso, cioè quello che sarebbe il link tra questa barriera morfofunzionale dell'intestino e la patologia cutanea. Sia la cute sia l'intestino sono degli organi di barriera con l'esterno, quindi hanno un loro microbioma fatto di batteri, virus, miceti, e quindi anche a livello cutaneo ci possono essere degli insulti che vanno ad alterare questo microbioma cutaneo. Tutto questo è oggetto di studio, ci sono moltissimi filoni di ricerca proprio per capire quali sono le interrelazioni esistenti tra questi fattori. Certamente il microbioma che è stato quantificato, cutaneo parliamo, vedete c'è un'alterazione tra il soggetto sano e quello con l'alopecia androgenetica, quello con l'alopecia areata, quello con l'iter granopilare. Esiste una differente rappresentanza di batteri a livello della cutanea. Adesso gli studi successivi saranno quelli di capire se esiste un microbioma malattia specifico. Questo è un motivo di grande interesse. Vi parlo di qual è la nostra esperienza, perché anche noi ci siamo calati in questo filone di ricerca, in questo studio che si chiama Microbiota Typization and Gut Permeability in Alopecia areata, uno studio che stiamo conducendo in collaborazione con il Dipartimento di Chirurgia Plastica che ci fornisce i controlli, su 60 soggetti, 30 malati e 30 controlli. Qual è lo scopo dello studio? Quindi innanzitutto tipizzare e fare un confronto del microbiota intestinale tra controlli e pazienti con alopecia areata, poi correlare il microbiota intestinale con la severità della malattia, valutare la permeabilità intestinale e poi in ultima analisi l'analisi di espressione dell'interleuchina 33 e di mTOR per correlare l'infiammazione cutanea, il microbioma e la permeabilità intestinale. Tutto questo ovviamente è in corso di studio e poi quando avrò dei dati più anche preliminari eventualmente ve li potrò fornire. Quindi in conclusione che cosa posso dirvi? Che l'alopecia areata rimane una patologia molto capricciosa, lo sapete voi perfettamente, è molto difficile talvolta da trattare, i nuovi approcci terapeutici sono fondamentali, noi dobbiamo lasciarci con la speranza che adesso abbiamo a disposizione delle nuove armi, quindi è cambiata proprio l'epoca, quindi ci avviciniamo ad un'era diversa e quindi l'avanzamento della comprensione della patogenesi della malattia, dei fattori coinvolti, quindi microbiota, specifici pathway infiammatori, permetterà addirittura di arrivare, speriamo, addirittura ad una personalizzazione sempre più precisa della terapia, che è quello che noi ci auguriamo per ciascuno di voi. E quindi vi lascio con questa immagine molto carina di un evento che abbiamo fatto ovviamente prima della pandemia con un'altra associazione che si chiama Alopecia and Friends, e quindi un evento che abbiamo fatto, uno dei tanti eventi che abbiamo fatto in clinica che hanno riscosso sempre tantissimo successo, e mi auguro che visto che abbiamo iniziato la collaborazione possiamo anche intraprenderli con la NAR, tutte queste, perché sono veramente molto ben accetti dai pazienti, hanno un grande successo di pubblico, e vi ringrazio per l'attenzione.
Allora Paola, grazie, veramente sei stata esaustiva. In attesa che che qualcuno faccia delle domande, volevo soffermarmi su aspetti. Uno sulla che è una sana invidia perché sei riuscito a fare il team di cui parlavi all'inizio, dove c'è il dermatologo al centro. Io come associazione ho fatto qualcosa di simile qualche anno fa a Genova, dove c'era il dermatologo al centro, poi c'era un immunologo, genetista, psicologo, però poi purtroppo non è andata avanti per ovvi motivi, per cui l'idea è veramente valida, perché No, noi abbiamo proprio questo filo diretto, con lo psicologo ce l'abbiamo proprio in sì, sede, sì, quindi sì, sta sì, proprio in certo. clinica da noi, ma poi l'endocrinologia, il genetista, negli ultimi tempi mi sta capitando di osservare delle sindromi genetiche complesse in cui è presente alopecia areata. Abbiamo in corso di studio proprio dei piccoli pazienti Sì. che presentano dei quadri molto gravi, molto severi di malattia, e quindi anche il genetista, insomma, sì, è un team veramente molto strutturato, ormai andiamo avanti da molto tempo, ma solo così si può affrontare Assolutamente. la Esatto. multidisciplinarietà della malattia, insomma, e quindi a Sì, tutto tondo, il perché ognuno, paziente, come tu mi insegni, ha la sua forma, cioè, quindi è quasi non si può generalizzare. Ecco perché parlavo di personalizzazione di terapia. Noi dobbiamo arrivare a quello, quindi la medicina di precisione, appunto, cioè arrivare addirittura alla personalizzazione. Vabbè, a proposito del microbiota, però è veramente un risultato, sarebbe un risultato veramente eccellente. il famoso detto che non esiste la malattia ma il malato, insomma, in questo caso. Esatto, Volevo farti esatto. altre due domande io, però ne approfitto solo perché c'è una domanda. JAK inibitori nei bambini, tecarterapia e infrarossi. Questi tipi di... Non abbiamo esperienza sulla tecarterapia, ti dico la verità. Ok. Sulla fototerapia sì, la fototerapia non l'ho accennata perché negli ultimi tempi non lo stiamo più facendo. Noi prima, ma anche perché i risultati francamente sono piuttosto scarsi. Mi riferisco al puvatopico. Sì, Cioè l'applicazione di methoxypsoralene, che è un fotosensibilizzante, con l'UVA, oppure dell'UVB a banda stretta. Queste sono le due fototerapie utilizzate per l'alopecia areata. Però attualmente, ripeto, abbiamo anche un po' abbandonato questo filone, e sulla tecara e gli infrarossi francamente non ho esperienza. ecco. JAK Sì, inibitori nei bambini e poi sì, un'altra, sì. aggiungo questo anche, cioè perché a me tante volte il quadro scientifico viene detto, ma dottore, guarda, sappiamo che i JAK inibitori a livello tipo locale pomata, se andiamo, non so, in America, che un dermatologo prescrive così, possiamo intraprendere questa strada? Questa è una delle domande che a me Sì, sì, spesso sì, sì, sì. fanno. Noi, allora, guarda, Enrico, in clinica pediatrica alla Federico II è in corso già l'utilizzo dei Sì, JAK inibitori, quindi è una terapia che sicuramente, perciò dicevo nella relazione, non è un'utopia, cioè è proprio il domani, ecco, neanche il certo. futuro lontano, ma è il domani, un prossimo futuro. Dobbiamo solo superare ancora qualche Credo che hai risposto in modo esauriente, certo. ancora. Allora, in merito al tema del microbiota intestinale, è utile un tipo particolare di dieta, eventualmente quale? Sì, per questo ci sono proprio degli studi specifici, perché si va a valutare la permeabilità intestinale, si va a valutare com'è il microbiota, quindi qual è l'alterazione, e si possono dare dei prebiotici o dei probiotici Sì. a secondo dell'indagine. Questo non lo facciamo noi, francamente, però c'è tutto un filone di ricerca a questo proposito. Certamente i farmaci molto flogogeni, quelli che tipicamente il latte, i latticini, questi sono quelli che da eliminare, quindi i farmaci che possono essere più flogogeni, proflogogeni, quindi che aumentano la risposta infiammatoria.
ma poi la terapia più personalizzata, quindi l'utilizzo del probiotico, eccetera, ci sono delle aziende proprio che fanno lo studio della permeabilità, lo studio del probiotico e ti danno la dieta e ti danno anche il probiotico che devi assumere per bilanciare la tua disbiosi. Insomma, questo lo fanno per tantissime patologie, anche per dimagrire, anche per ma molte patologie autoimmuni. Adesso, insomma, molti si sono buttati su questo filone. Ti ripeto, il nostro studio va un po' più in là, cioè cercare innanzitutto di capire se veramente esiste la relazione, se c'è il microbioma specifico della malattia, se c'è l'associazione con la disbiosi e con l'aumento della permeabilità, e poi valutare quei valori dell'infiammazione, quei markers, quei marcatori che ci danno idea dell'infiammazione. Un'altra domanda che in parte hai risposto, ma è un complimento a te, quindi, e grazie dottoressa per l'esposizione chiara e precisa. Volevo chiedere da quanto si sa che il ditranolo è considerato cancerogeno e, se ho capito bene, se può essere utile l'utilizzo dei probiotici. Grazie, questa in parte avevi risposto. Sì, e quindi già ho detto, Sì, sul ditranolo sono già più non so se hanno sentito, quindi. Sì. Allora, buonasera, quando arriveremo alla fase definitiva della terapia, sarà determinante o meno per la guarigione il numero di anni in cui il paziente soffre della patologia l'età in cui è sorta? Non so, ma c'è un'interferenza, non so se è il microfono. Bisogna chiudere qualche minuto. Sicuramente questo vale per tutte le terapie. Certo. L'epoca di insorgenza è fondamentale perché condiziona moltissimo la prognosi. Quindi, però noi abbiamo visto delle risposte anche in pazienti che avevano l'alopecia dall'età pediatrica, diciamo. Ovviamente la grande maggioranza dei pazienti sono pazienti giovani, quindi stanno nella fascia tra i 15 e i 30 anni, insomma, è una fascia molto giovanile di età, almeno di quelli a cui interessa ancora, che non hanno perso le speranze, insomma, e quindi interessa ancora di verificare se è un responder o non responder. Sì, un fattore prognostico infatti negativo è sicuramente l'epoca di insorgenza, sicuro. Il microbiota lo fa da qua. Un'altra domanda, ho letto anche del microbiota cutaneo, esiste qualche riferimento scientifico? Certo. Sì, certo. La dermobiotica ormai è una materia, ripeto, oggetto di studio, e anzi io suggerisco a tutti questo libro che è molto interessante, che si chiama Dermobiotica, è del collega Pignatti dell'Università di Milano, che ha fatto un lavoro veramente molto interessante proprio su questo argomento, perché in maniera scientifica ha sviscerato tutte le problematiche, e quindi ecco, non per un fatto commerciale, perché molte volte poi ci sono delle aziende che riducono a quello poi la cosa, ma c'è questo libro che suggerisco veramente a tutti quelli che vogliono approfondire il discorso tra alimentazione, microbiota e pelle. Ma questo difatti lo devo contattare perché avevo visto perché faremo una conferenza proprio solo sul microbiota, certamente, mi hai dato una buona... Sì. E un'altra domanda, non so, già mica il tuo microfono che perché si sente... c'è una correlazione dell'alopecia con l'herpes virus della citomegalovirus, e potrebbe essere la causa di tante volte, cioè tipo la mononucleosi. Ma io prima ti do la domanda, certamente io ho visto dei casi in cui la mononucleosi ha scatenato l'alopecia universale, questo è sicurissimo, ecco, nelle mie varie indagini che ho fatto, quindi confermi, diciamo, cosa sì, ma perché
Sì, sicuramente, perché ci sono questi, che ho parlato prima, questi fattori scatenanti, che può essere un fatto organico, ecco, come può essere un'infezione virale importante, o anche un intervento, cioè ci sono questi fattori grilletto che possono scatenare l'innesco della reazione autoimmune. Sicuramente anche un episodio importante da citomegalo, sì. La mononucleosi è una brutta bestia. La mononucleosi, tra l'altro ci sono delle epidemie, non so se nella vostra zona, ma io l'anno scorso anche ci sono dei momenti di epidemia terribile di mononucleosi, diciamo con tutta la varietà poi sintomatologica, perché passiamo dalle forme paucisintomatiche a forme anche piuttosto importanti, gravi. Io l'anno scorso nella mia attività di medico di medicina generale ho avuto diversi casi di mononucleosi, che tra l'altro bisogna pensarci, perché a volte è difficile anche, diciamo, fare diagnosi se uno non ci pensa, perché tante volte passa inosservato e poi esegue gli anticorpi. Ci sono speranze per il trapianto fecale nel prossimo futuro? Ma ripeto, probabilmente sì, perché anche l'idrocolonterapia, per esempio, è una tecnica della medicina, molto della medicina orientale, che anche da noi ha preso molto piede, però sono cose che ovviamente attualmente esulano dalle linee guida, da quello che sono gli standard a cui noi ci atteniamo dal punto di vista scientifico, insomma, cioè, quindi poi probabilmente in futuro poi si vedrà, come attualmente no. No. Un'altra domanda, Paola. Per mio figlio ho richiesto lo studio del microbiota fecale riuscendo a trovare un laboratorio a Firenze che lo facesse, mentre per il microbio cutaneo non sono riuscito a trovare laboratori di riferimento. Lei conosce qualcheduno da suggerire? La ringrazio. Per il microbiota cutaneo. Di Firenze questo signore? No, credo che sia, no, non è di Firenze, però ha fatto il microbiota a Firenze per Ho capito, sì. Però non Noi a Napoli ci sono dei laboratori che fanno questo tipo di indagine, di diciamo. indagine. Sì, però ripeto, siamo ancora in una fase in cui non c'è la standardizzazione delle metodiche, la validazione, chiaro. Quindi secondo me dobbiamo ancora un po' aspettare, perché ci sono tanti che si sono buttati in questa cosa, che può essere anche un po' un business, detto molto. Ma difatti è questo che noi come associazione, difatti uno degli obiettivi della nostra associazione è quello di cercare di fare chiarezza, perché noi ormai siamo adattati come associazione, sono più di 20 anni e ci ricordiamo benissimo che le prime volte, a volte eravamo in presenza di prescrizioni addirittura tipo, non so, supposta di latte di mucca, cioè delle cose da storia, quindi dobbiamo tenere presente. Io ero ferma all'aglio. All'aglio maschio. Quindi uno degli obiettivi dell'associazione è quello, e noi teniamo sempre a precisarlo, perché poi tante volte, d'altronde chi ha una storia ormai ventennale, queste situazioni le conosce bene, purtroppo. Uno studio italiano dell'anno scorso ha dimostrato la presenza di batteri tipicamente intestinali in biopsia dei follicoli, dove si cercava di caratterizzare il microbiota. Ti risulta questo studio? Ci sono molti studi, appunto, che sempre sul discorso della permeabilità intestinale, quindi di questo intestino iperpermeabile che lascia passare batteri o frazioni di batteri che tu poi vai a ritrovare in altri siti dove possono fungere da autoantigeni e innescare, cioè questo è il razionale proprio di tutto l'argomento. Adesso tutto questo però deve essere validato. È necessario che ci siano degli studi con dei casi controllo e quindi andare a valutare la vera relazione specifica
con la malattia. Nell'anamnesi che voi fate, assume importanza il discorso adesso, se il bambino è nato da parto cesareo, da parte naturale, se è stato allattato con latte, diciamo, materno oppure no. Sempre Nelle forme proprio pediatriche, sì, noi questa anamnesi, corregarlo al microbioma, esatto, per correlarlo sempre per correlare, anche perché si sa che è proprio durante il parto che incomincia a colonizzarsi esatto. sia l'intestino che la cute, Sì. con tutto quello che significa poi dopo, insomma. Ecco, io tutte le domande che sono state scritte le ho lette, me ne rimangono due a me, cioè non vorrei essere, mi sembra di aver capito questo, che quelli affetti all'alopecia non vorremmo essere sempre figli minori, nel senso, tu dicevi giustamente che il Duminulab, chi ha veramente la dermatite atopica funziona, e l'alopecia, però chi non ha la dermatite atopica non può non funzionare, ma a questo punto è importante, è necessario lo studio solo sulla alopecia areata? Ma questo, sì, certo, ma questo fa parte infatti di questi trial futuri. Per il momento il Dupilumab l'abbiamo potuto dare pazienti con la dermatite atopica, però in futuro si vorrà anche capire se funziona, come funziona soltanto nell'alopecia, i pazienti che hanno solo l'alopecia. La poca esperienza, perché ripeto, essendo off-label non è che l'abbiamo potuto fare su larga scala, poca esperienza dei casi che abbiamo noi, francamente, è molto... il Dupilumab in gravidanza, una sola paziente ha risposto bene dopo 7 mesi di terapia, e questo a luglio dell'anno scorso praticamente, dopodiché a settembre ha perso tutto completamente, quindi ti ripeto, non è un risultato brillante, ecco. Allora, non possiamo non rispondere a questa domanda sul Dupilumab in gravidanza, sì o no? Se c'è qualcuno che vuole aumentare, insomma, quindi secondo te... Per ora la gravidanza è un'area, è un momento di, come dire, sì, è una zona franca, cioè non c'è nessuno studio naturalmente sulla donna in gravidanza. Certo, quindi è giusto. Ma penso che nessuno si sottoporrebbe gravida ad una terapia del genere, voglio dire. Credo che esatto. Anche per gli altri biologici che sono super studiati, eccetera, ce n'è uno soltanto che è il certolizumab, che è l'anti-TNF alfa che viene utilizzato in gravidanza nelle donne, infatti lo chiamano il biologico del sesso femminile, proprio perché può essere dato senza problemi, senza rischi, anche se eventualmente la donna esce incinta in corso di trattamento, mentre invece per gli altri no, questi studi controllati non esistono. Un'altra domanda, Paola. A Napoli, no. Sì. A Napoli, a chi ci si può rivolgere per uno studio completo del microbioma sia intestinale che cutaneo? Cioè, hai delle referenze oppure? Allora, ci sono però ti ripeto, i laboratori, non mi sento di... No, certo, no, ma l'importante, però ci sono. Laboratori, sì. Ecco, questo è l'importante, sì. Poi sì, se noi entriamo in un campo... Sì, perché noi abbiamo lo studio in corso, è uno studio appunto, è uno studio che impiegherà ancora tanto tempo, bisognerà fare tutta l'analisi, eccetera, però ci sono dei laboratori che lo fanno, sicuramente. Ecco. Però sono laboratori privati. Sì, perché poi uno ci si può essere anche privatamente. Allora, per quanto riguarda l'uso dei JAK inibitori, quali sono i tempi di attesa per l'applicazione a soggetti con alopecia areata? Stiamo per arrivare, siamo lì, stiamo per arrivare, nel senso che il tofacitinib già viene utilizzato
già viene ampiamente utilizzato, insomma, e gli altri stanno uscendo dalla fase, dalle ultime fasi sperimentazione, insomma, diciamo che ci siamo quasi. Ma d'altronde noi nel 2015 con la Cristiana avevamo organizzato un convegno proprio sui JAK inibitori a Venezia, per cui sono Sì, passati 6 mi anni. ricordo, sì. I tempi sono quelli, all'inizio se ne parlava, ha fatto venire proprio la Cristiana dall'America proprio per parlare Sì. di questo, i tempi sono... Tra l'altro noi adesso ti diamo questa è un'altra piccola chicca, stiamo cercando di farlo topico, il tofacino. ma quello è importante. Ecco, noi a questo Però proposito... non ci siamo ancora riusciti. Non ci siamo ancora riusciti, perché stiamo adesso insieme alla prof Fabrocini, stiamo cercando di contattare un'azienda che faccia gli alenici, ma il problema è proprio l'approvvigionamento poi del principio attivo che non siamo riusciti ancora ad ottenere per poter fare la formulazione topica, e questo sarebbe già un'altra bella... Però sono tempi che ormai non sono tempi lunghissimi. No, però non sono più tempi lunghissimi. Esatto. Guarda, ti posso dire che ogni volta che sai, ci sono le giornate sì e le giornate certo. no, no? Come in tutti i nostri, nella nostra pratica clinica, certo. Quindi ci sono le giornate in cui resti veramente contento perché hanno risposto tutti bene, tutti così. A volte vengono le giornate veramente proprio da tagliarsi le vene, perché magari un insuccesso uno dietro l'altro, cioè non un insuccesso, una non risposta che ci addolora naturalmente. Io in questi casi lascio tutti, specialmente nelle forme totali, nelle forme universali, lascio tutti con la solita frase che ci vedremo a breve perché abbiamo la terapia per voi, cioè l'abbiamo adesso, cioè la dobbiamo soltanto incominciare a brevissimo, insomma. Volevo chiedere a Nino, abbiamo ancora un po' di tempo, Nino, oppure non so come i satelliti ci scade dopo un'ora, dimmi te, Nino. No, vai tranquillo. Perché sono tante domande. Allora, a mia figlia sono stati proposti i JAK inibitori, pur avendoci anticipato che non esiste ancora una letteratura che possa garantire una totale assenza di effetti collaterali gravi. Onestamente ho preferito aspettare che gli studi futuri possano darci maggiore sicurezza. Un'altra domanda è: la terapia con i JAK inibitori che costo avrebbe? Sarebbe quindi necessario il riconoscimento della patologia? No, vabbè, il costo non si prende proprio in considerazione perché sono terapie che vengono erogate dal Sistema Sanitario Nazionale, quindi non è che uno se lo fa, sono farmaci che stanno sulla piattaforma, sul Saniart, cioè non è possibile andarlo a comprare in una farmacia, almeno qui in Italia è così, insomma, ma anche al Vaticano Non è... Io mi sono attivata appunto per trovare il principio attivo per farlo topico, ma non sono riuscita ad averlo, insomma, ok? Quindi sono le aziende, ci sono... no, una volta che verrà riconosciuta e quindi messo in terapia come indicazione l'alopecia areata, sono farmaci che vengono dispensati al pari di quelli della psoriasi, del Crohn e tutto il resto dal Sistema Sanitario Nazionale. Hanno dei costi elevatissimi, così come il Dupilumab, per esempio. Il Dupilumab ha dei costi molto elevati, cioè ma tutte le terapie oltre 1.000 euro. Sì, ma tutte le terapie biologiche così. Sulla domanda degli effetti collaterali per gravi dei bambini, certamente è giusto. No, ma non ce ne sono effetti gravi, è naturale, non ce ne sono. Cioè, è naturale che bisogna ovviamente valutare poi eventuali infezioni, cioè sono pazienti che devono entrare in un protocollo di osservazione, diciamo come si fa con la psoriasi, no? Certo. Come si fa nel caso nostro con la psoriasi, qui teniamo ormai questa ampissima esperienza, ma insomma... E che ha cambiato la vita di queste persone. Ha cambiato completamente
aiutano, cioè assolutamente. 15 anni fa era impensabile. Impensabile. Ci sono le forme speciali, no? Le cosiddette sedi speciali Sì, della psoriasi che rendevano la vita un inferno al paziente proprio per la vita di relazione, che si è completamente rivoluzionata, è cambiata così a così, insomma, cioè, sì, sì. e quindi questo accadrà anche per l'alopecia sicuramente. Un'altra domanda è: i JAK inibitori, se dovessero funzionare su alopecia universale, andrebbero presi per tutta la vita? Ma tutta la vita, diciamo il discorso, questo poi è un'esperienza che dovremo farci in corso d'opera. Io posso prevedere come quello che facciamo per gli psoriasici. È naturale che si fanno delle terapie rotazionali, si prevedono poi, però sono a lungo termine, è ovvio. Magari in alcuni casi si prova a sospendere, si può riprendere, insomma è un qualcosa che poi quando andrà in porto si affineranno i protocolli terapeutici, insomma. Ci sono ancora due domande, poi direi che... Allora, mi stanno ricrescendo dei ciuffetti di capelli con il cambiamento dell'alimentazione. Quale terapia potrei adottare? Io non sto facendo nulla. A questo proposito ti chiedo, ci sono delle persone che obiettivamente sono affetti da alopecia, che decidono di non curarsi, di non fare niente, dopo esperienze veramente negative. Io ho sempre risposto che, secondo me, cioè, ogni tanto il bulbo, pur sapendo che non viene distrutto, però è giusto stimolarlo. Quindi io vorrei da parte tua così un chiarimento, se è possibile, su questa situazione che a volte uno non si cura per anni e anni e anni. E poi un altro, ma qualcuno ha già dimostrato che alla sospensione dei JAK inibitori la malattia si ripresentava? E l'ultima domanda, scusa così la faccio, perché a Palermo c'è una struttura ospedaliera che tratta particolarmente alopecia areata? Punto interrogativo. Queste sono le tre domande che tu... Allora, per quanto riguarda l'epoca di insorgenza, sicuramente noi sappiamo proprio per definizione che l'alopecia areata non è caratterizzata da alopecia cicatriziale, quindi non c'è l'atrofia e la sostituzione del tessuto normale con cicatrice, quindi non è una forma alopecizzante cicatrizzale. Quindi la possibilità di un risveglio di questi follicoli è sempre possibile. Il fatto che ci siano dei pazienti che, diciamo così, alla fine sono sfiduciati, sono come dire, si arrendono, no? Si arrendono non vogliono più seguire terapie. E questo dipende molto dalla motivazione che ognuno ha dentro di sé. Cioè, noi come medici, secondo me, abbiamo il dovere di divulgare quello che voi fate, un'opera veramente eccezionale a tal riguardo, insomma, divulgare qual è lo stato dell'arte, che cosa si fa, che cosa è possibile fare ancora. Poi è naturale che ognuno deve avere dentro di sé la motivazione per sottoporsi a delle terapie, ma questo vale per tutte le malattie, Enrico, non soltanto Certo. per l'alopecia areata. A volte vengono delle mamme con i figli che hanno l'acne. Io la prima cosa che dico è che se il ragazzo non vuole, lo può volere la madre, ma se il ragazzo non vuole, la terapia non se la fa. Cioè deve avere la motivazione lui per anche per l'applicazione di una semplice crema mattina e sera. La stessa cosa per i pazienti, diciamo, che magari sono sfiduciati, che ormai sono demotivati, ecco. E poi, aspetta, avevi chiesto una Quello di Palermo, se c'è qualche punto, Palermo sicuramente, no. ma no. No, Palermo no, mi potrei informare con i Sì. colleghi della clinica di Catania, però Ma
Un'altra domanda che ci scrive, ma che avevi risposto, dice che gli inibitori saranno a carico del sistema nazionale anche se l'alopecia non è ancora riconosciuta. Nel momento in cui questi farmaci funzionano, Vabbè, possono essere a carico del sistema sanitario nazionale solo nel momento in cui avranno come indicazione illustrativo anche l'alopecia areata. E noi come associazione dovremmo farci. Ma guarda, io volevo chiudere con una domanda, nel senso che abbiamo iniziato queste videoconferenze il 3 gennaio che era sera profonda, adesso abbiamo iniziato alle 6 che è chiaro. E c'era chiaro. Che era chiaro. Allora cosa vuol dire questo? Mi riferisco adesso con i vaccini del Covid, l'RNA messaggero, che poi sicuramente avrà degli sviluppi, tu con l'esperienza che hai, pensi che possa in un certo qual modo a diciamo così, a tuo istinto da medico, che possa essere utile per una eventuale terapia? Ma come modulatore, come terapia genica proprio? Sì, come terapia genica dell'alopecia areata. Sì. E questo è un altro filone ancora che francamente al momento ma probabilmente si arriverà a questo, se verranno codificati le sequenze che sono alla base di certe forme di alopecia areata, come per esempio può essere nelle forme sindromiche, eccetera, probabilmente la terapia genica. Però qua andiamo molto oltre. Anche perché noi dobbiamo vivere anche di... Sì. Probabilmente sì, ma insomma là andiamo molto oltre. Accontentiamoci che veramente tra poco potremo avere a disposizione, dare delle risposte diverse ai pazienti, insomma, e si apre un'altra era. Poi sicuramente la ricerca andrà avanti, ci saranno ulteriori prospettive anche, sicuramente. Bene Paolo, guarda, io ti ringrazio moltissimo perché intanto abbiamo risposto a tutte le domande. Grazie a voi, è stato un piacere veramente. Ormai fai parte della nostra famiglia allargata, si può dire. Con vero piacere, faccio parte della grande famiglia della NA. E ho detto già che se qualcuno vuole avere dei contatti, sicuramente il tuo indirizzo è sul nostro sito. Stiamo rinnovando e ampliando il nostro sito per dare delle indicazioni maggiori per gli specialisti. A noi quello che interessa è avere a disposizione dei dermatologi, tra virgolette, esperti che si occupano di alopecia. Sì, infatti. E poi io ti rinnovo l'invito a darmi delle locandine per pubblicizzare la vostra associazione nel nostro ambulatorio. Noi mettiamo, insomma, perché i pazienti è importante, insomma, che si sentano accolti come fate voi, insomma, che è molto importante confrontarsi nelle esperienze. Veramente molto molto importante, quindi mandami questo materiale. Assolutamente, quello si può fare, anche perché se ti ricordi bene avevamo anche pronosticato prima perché adesso si può parlare pre-Covid e post-Covid, fare come associazione anche un breve filmato nel vostro ambulatorio dove far vedere il paziente che va in visita per l'alopecia, cioè cosa che io sì. No, ma noi tra l'altro abbiamo, scusami se ti interrompo, noi nelle sale d'attesa abbiamo dei televisori a circuito quindi chiuso, che mandiamo dei filmati, quindi se tu hai del materiale per pubblicità eccetera, anche saremo ben lieti anche di fare questo, perché è importante. Le associazioni dei pazienti sono fondamentali, vanno sostenute, rappresentano come dire, ma è un presidio, un baluardo. Noi dobbiamo sicuro, poi certamente le esperienze delle associazioni che nascono da esperienze familiari e personali hanno delle radici, certo, per cui come l'albero, no? Nel senso che allora se vanno avanti perché è sentito il problema, per cui cerchiamo sicuramente di essere come punto di riferimento.
ci staremo ancora tanto tempo, ma il tempo, come ahimè, insomma, darei di nuovo la parola al nostro presidente per fare i saluti finali. Dove Noi sta? ci risentiamo sicuramente, Paola. Va benissimo, Forse- eccolo qua. senz'altro. Allora, già, te la parola finale, così possiamo... Ringrazio moltissimo la professoressa Nappa, che è stata veramente esauriente, disponibilissima, la ringrazio molto e è un piacere immenso A voi, grazie. averla, diciamo, nella nostra famiglia che per fortuna sta crescendo, e spero che potremo rivederci presto, magari in prossimi Presidente, mi iscriverò sicuramente l'associazione. Perfetto, grazie. Ringrazio anche tutti quelli che sono intervenuti. Volevo di nuovo ribadire che ci sono nell'area dei cambiamenti sia sul sito che per l'iscrizione e stiamo pensando anche a degli altri social, ma questo poi vi informeremo attraverso il sito o attraverso la pagina di Facebook. Grazie ancora, grazie a tutti e buona serata. Ciao Paola, Arrivederci, a ciao tutti. Enrico. Ciao. Arrivederci Ciao, a Paola, tutti. ciao. Ciao.